Chi è quest'ora? Arrivo, arrivo. Chi è? Il divo della pizza? Sì, sono io. C'è un pacco per lei. Wow. Grazie. Ciao. Ciao ciao. Pacco per Ivo? Per il divo della pizza? Amici, questo pacco mi è stato inviato da Agricola Piano SRL, un'azienda che molti di voi conosceranno, produttrice di farine parecchio di qualità e anche altri alimenti altrettanto di qualità. Quindi non mi resta che andare ad aprire e vedere cosa mi hanno spedito in omaggio e di questo ne sono davvero grato. Andiamo a vedere cosa c'è. Attenzione, attenzione, wow, molto interessante ragazzi. Andiamo a vederli meglio da vicino, questi omaggi. Amici, è stato davvero un immenso piacere aprire questo pacco perché l'azienda Agricola Piano, che è un'azienda pugliese, mi ha omaggiato di questo ben di Dio. Qui all'interno c'è anche un dépliant che racconta un po' la storia di Agricola Piano, ci spiega di cosa si occupano, in particolar modo si vede che i loro punti forti sono la farina, la pasta, l'olio e olive peranzana. Me ne hanno davvero parlato benissimo, quindi non vedo l'ora di andare ad assaggiare un po' tutti i loro prodotti e ora andiamo a vedere da vicino quali sono quelli di cui mi hanno omaggiato. Quindi partiamo dalla sinistra. Mi è stato regalato un pacco da 5 kg della famosissima farina Eviva. È una farina di tipo 0, senza alcun additivo e prodotta col 100% di grano pugliese, che è una cosa non da poco, nel senso che ad oggi molte delle farine in commercio sfruttano anche grani esteri, in particolar modo dal Canada. Inoltre è indicata anche la presenza di germe di grano. È una farina medio forte perché comunque ha un W di 270 e 300 e da quel che ho visto da persone che già l'hanno utilizzata, questa è una farina che dovrebbe donare ai nostri impasti un profumo molto intenso. E poi davvero sono estasiato da questa bottiglietta di olio davvero elegantissima, veramente carinissima, e grazie di nuovo Agricola Piano anche per questo omaggio. Vediamo un attimo com'è il profumo. Wow, tenete conto che io non sono abituato a sentire oli del genere, io vado di solito di oli commerciali purtroppo, perché qua o li faccio arrivare da qualcuno che conosco al sud o qua a Bergamo mi devo appoggiare ai supermercati, quindi davvero il profumo di quest'olio è davvero qualcosa di fantastico. E da ultimo, altro omaggio è questo vasetto di olive peranzana denocciolate in acqua di mare e sicuramente coglierò l'occasione per provarlo su una buonissima pizza. Quindi amici, detto questo non mi resta che dirvi, la vogliamo provare sta farina? Io non vedo l'ora, quindi direi spostiamoci in cucina, cioè siamo già in cucina, spostiamoci sul banco da lavoro e andiamo ad impastare per una buonissima pizza napoletana di test, sfruttando la farina di tipo 0 Eviva dell'azienda Agricola Piano. Andiamo! Per effettuare questo test ho pensato di realizzare un classico impasto al 65% di idratazione, quindi andremo a utilizzare 1 kg di farina Eviva tipo 0 con un W intorno ai 270-300, 650 g di acqua fredda di frigorifero, 2,3 g di lievito di birra fresco e 30 g di sale fino. Quindi non ci resta che procedere con la planetaria. Per prima cosa andiamo a sbriciolare il nostro lievito all'interno della farina, nella ciotola della planetaria. Fatto questo, chiudiamo la planetaria e azioniamola in prima velocità per miscelare il tutto e ossigenare la farina. A questo punto non ci resta che aggiungere circa il 70% dell'acqua all'interno della farina e dare il tempo alla planetaria di miscelare il tutto. Quando il nostro impasto inizia a prendere forma, aumentiamo un pochino la velocità della planetaria.
L'importante è dare il tempo alla farina di assorbire l'acqua, quindi non abbiate fretta ad aggiungerla, ma unitela poco alla volta. Una volta raggiunta questa consistenza andiamo ad aggiungere il sale e poi proseguiamo con l'aggiunta della rimanente acqua. L'importante è aggiungerla a filo, in quanto la farina non ha additivi e rischieremmo di rompere la maglia glutinica. Ora non ci resta che trasferire il nostro impasto sul piano da lavoro con l'aiuto di un leccapentole e poi procedere con alcune pieghe di rinforzo con il classico metodo slap and fold. Dopo alcuni giri di pieghe, il nostro impasto risulterà più liscio ed omogeneo, pertanto procediamo con un po' di pierlatura e arrivati a questo punto non ci resta che coprire il nostro impasto con un coperchio e lasciarlo riposare per circa 15 minuti. Una volta trascorso questo tempo, il nostro impasto risulterà molto più liscio, elastico ed omogeneo. Pertanto possiamo procedere con altri giri di pieghe di rinforzo. Vi renderete conto sotto le vostre mani che il panetto avrà acquisito molta più forza, elasticità e risulterà molto più liscio. Procediamo dunque con ancora un po' di pierlatura. Capiremo che il nostro impasto è pronto quando il panetto sarà perfettamente liscio, compatto ed omogeneo. A questo punto non ci resta che mettere il nostro impasto all'interno di un contenitore ermetico oliato e dargli qualche schiaffetto educativo. Poi chiudiamo il nostro contenitore e lasciamo riposare a temperatura ambiente il tutto per circa 40 minuti, dopodiché passiamo al frigorifero a temperatura controllata di circa 4 gradi per circa 18 ore. Ci vediamo domani. Passate le 18 ore non ci resta che estrarre il contenitore dal frigorifero, capovolgere il nostro impasto sul piano da lavoro ed effettuare lo staglio. In questo caso andremo a effettuare 7 panetti da circa 240 grammi. Quindi non ci resta che prendere la spatola e munirci di bilancia e cominciare a fare le nostre pezzature. Ora non ci resta che formare i nostri panielli. In questo primo esempio vi mostro una delle tante tecniche possibili. Questa consiste nel ripiegare su se stesso l'impasto e assicurarci di chiuderlo bene sul fondo. Una volta fatto questo, non ci resta che effettuare un po' di pierlatura sul banco da lavoro. Raggiunta la consistenza di un panetto liscio, non ci resta che riporlo all'interno di una cassetta portaimpasti. Quindi non ci resta che procedere con tutti gli altri panetti. In questo secondo esempio vi mostro la seconda tecnica possibile per la formatura dei pannelli. Come vedete è molto semplice, consiste nel portare i lembi del nostro pannello tutti nello stesso punto centrale. Infine ultimiamo il nostro pannello pinzando per bene il fondo in modo tale da chiuderlo perfettamente ed infine procediamo con la solita pierlatura sul piano da lavoro. Ecco voi quindi il risultato finale. Ora non ci resta che chiudere la nostra cassetta e lasciare riposare a temperatura ambiente di circa 25 gradi i nostri pannelli per circa 4 ore. Trascorso questo tempo, ecco che i nostri pannelli saranno raddoppiati e si saranno leggermente rilassati. Quindi non ci resta che estrarre il nostro primo pannello, riporlo su un letto di semola sul piano da lavoro e procedere con la stesura. Pertanto prendiamo la farina di semola, cospargiamo il nostro pannello con altra semola, poi cominciamo a premere il nostro pannello partendo dal centro verso l'esterno. Mi raccomando, questo è importante perché ci permetterà di spostare tutti i gas della nostra lievitazione nel cornicione e visto che noi vogliamo una pizza napoletana, questo è il procedimento corretto. Quindi schiacciamo bene portando l'aria verso i bordi, schiacciamo eventuali bolle d'aria perché altrimenti bruceranno in cottura, poi stendiamo ulteriormente il nostro pannello con la tecnica dei pugni. Spostiamo la farina in eccesso sul piano da lavoro e ultimiamo la stesura. Una volta ultimata la stesura, procediamo con la farcitura.
in questo caso ho deciso di preparare una pizza margherita con l'aggiunta di qualche fetta di salamino piccante. Quindi procedo stendendo il pomodoro su tutta la pizza, stando attento a lasciare il cornicione. Poi procedo con l'aggiunta della mozzarella. Da ultimo aggiungo qualche fetta di salamino piccante, un po' di formaggio grattugiato che a me piace molto, mettiamo anche un giro d'olio, il classico sale del pizzaiolo e via! Siamo pronti per impalare e infornare la nostra pizza. Quindi non ci resta che posizionare la pala a fianco della nostra pizza e voilà! Trasferiamo la pizza sulla nostra pala. In questo caso sto usando la mia amata pala forata in modo tale da togliere la farina in eccesso sul fondo della pizza. Sistemiamo la nostra pizza, diamo l'ultima stesura finale sulla pala e poi siamo pronti per andare in forno. Cuoceremo questa magica pizza all'interno del forno F1P134H, nel quale ho impostato la temperatura di 450 gradi sul cielo e 380 sulla platea. Trascorsi 90 secondi, ecco la pizza ultimata. Quindi trasferiamola su una griglia, ultimiamo il condimento con qualche foglia di basilico e voilà! Guardate che meraviglia! Davvero bellissima! È venuta con una maculatura davvero eccezionale. Come al solito, alla fine, procediamo con il test del taglio per vedere come questa farina ha sviluppato la struttura interna. Quindi andiamo ad osservare il cornicione. Come vedete si è formata un'ottima struttura, un'ottima maglia glutinica e il nostro cornicione è davvero perfetto. Posso dirvi che già a prima vista questa farina mi ha davvero sorpreso, mi ha davvero stupito e sono davvero contento del risultato ottenuto. Vedete anche il fondo perfettamente cotto. Ora, perché no, si passa all'assaggio, il momento che preferisco, quindi gnam! Che dire ragazzi, non posso fare altro che confermare quello che tutti quelli che hanno utilizzato questa farina prima di me mi hanno sempre detto. Questa farina dona ai nostri impasti un profumo e un sapore davvero eccezionali, molto intensi. E poi vogliamo parlare della scioglievolezza? È davvero qualcosa di astrale, fuori dal normale, specialmente sulla parte del cornicione, tant'è che faccio un secondo morso. Mamma mia, davvero fuori dal normale. Deliziosa, deliziosa! Ragazzi, dovete provarla assolutamente, questa farina è fenomenale. Come vedete, infatti, questa fetta è finita in un batter d'occhio. Quindi amici, non mi resta che salutarvi. Come al solito, se anche questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere un like, commentare e iscrivervi al mio canale. Alla prossima!